conosci? No! Siamo ancora noi, Mac e Meme. pronti a parlarvi no scusa anche oggi di un artista di grande levatura umana, artistica, No, perché sì, è giusto rendere omaggio anche ad una parte fondamentale della musica italiana, come lo storico cantautorato ligure, famosissimo. tipo Giovanna d'Arco. Vabbè. E siccome tu conosci bene la Liguria, puoi dipingerci un fantastico panorama sulla regione frastagliata, terrazzata, quella delle Cinque Terre. Vai pure. Come ogni volta vi ricordiamo che potete trovarci su tutte le piattaforme social, Instagram, YouTube, Spotify, Facebook, eccetera. Scrivete conosci e scoprirete ogni link della nostra pagina. Troverete quindi sia i nostri link e il link del brano presentato in descrizione, che comunque noi non ve lo facciamo ascoltare mai tutto perché poi ci chiedono i soldi, ci denunciano, apriamo delle inchieste, insomma non ci sembra assolutamente il caso, e quindi se lo volete ascoltare c'è il link in descrizione. Carcere a vita. No! Se perdete poi le puntate vecchie, a maggior ragione se guardate dai social potete trovare anche le puntate appunto precedenti. In più su Radio Conosci, che abbiamo creato, potete ascoltare direttamente su Spotify tutti i brani che fin qui abbiamo caricato. Ricordiamo anche, come tutte le volte, poi che un like non guasta mai. Ricordiamo anche che un'interazione non costa nulla e se un briciolo del vostro tempo ce lo dedicate, a noi regala più visibilità sui motori di ricerca, quindi forza Roma. Forza Roma. Oggi parleremo, come già anticipato, di un artista ligure, un artista della nuova leva cantautorale, ovvero Zibba. E nello specifico tratteremo di un brano del 2023 tratto da La città dall'alto, ovvero Americani Dollari, tutto attaccato. Ma chi è Zibba? Varazzino, ovvero di Varasse, classe 1978, Sergio Vallarino, in arte appunto Zibba, diventa noto al pubblico con Margherita, che era sua sorella, però ci ha fatto un brano. No. Brano appunto cantato con Tonino Carotone. Mondo difficile, vita intensa. Si è presentato per lunga parte della sua carriera con un ensemble musicale chiamato Alma Libre, con il quale nel 2012 ha vinto la targa Tenco per Come il suono dei passi sulla neve. Pezzo incredibile. Nel 2014 arriva poi a Sanremo con Senza di te. Vince il premio alla critica intitolato A Mia Martini. Dopo aver collaborato con Roy Paci, Eugenio Finardi, Bunna e altri ancora, arrivano collaborazioni più mainstream come quella con Niccolò Fabi, Elodie, grandissima. Brava ragazza. Ancora quando aveva i capelli rosa, tra l'altro. Sì. Ine Gramaro, Alex Britti, Willy Peyote e altri ancora, insomma. Bel giretto se l'è fatto tra gli artisti con i capelli rosa tutti. La ricerca cantautorale, come l'omaggio a Giorgio Calabrese nel 2013, e la ricerca interiore, umana e musicale con l'aiuto di alcune letture, lo portano al calviniano La città dall'alto, di cui appunto tratteremo oggi. Scrittore, cantante, ma anche polistrumentista, principalmente chitarrista, ma anche bassista e batterista, come ha dato modo di sentire in quest'album. Dopo l'introduzione della Fisa di Manuel Petti, recentemente rappresentante italico all'Expo di Osaka, che risalta su un pianoforte stonato, giunge la chitarra che ci accompagnerà per il prosieguo del brano. Il pianoforte, regalato dal padre dell'artista al figlio quando aveva solo 6 anni, è rimasto volutamente non accordato per la registrazione per precisa scelta artistica. Con la chitarra viene esposta la prima strofa. Cara mia. L'ispirazione primaria arriva dalla raccolta di racconti Ultimo viene il corvo. Come già erano stati ispirati Nino Manfredi o Mario Monicelli, anche Zibba trova qui ispirazione probabilmente da Dollari e Vecchie mondane. Cara mia, giuro, ti porterò via dai dollari americani, da tutte quelle mani che non sanno niente di te. La chitarra di Samuele Puppo, fondamentale collaboratore per quest'album, separa con precise note la seconda dalla terza strofa.
Zibba, che in questo brano se la gode nel suonare la batteria, duetta con la fisarmonica e chiosa negli ultimi versi: «Nel mio peccato mi ci sono perso, lacrime aspre su guance di mela», confermando un pensiero ben presente nella scrittura del paroliere italo-cubano, ovvero che nessuno è altro che se stesso, il meglio e il peggio di sé, nulla di più e nulla di meno. Lacrime aspre su guance di mela, il nostro mare fra le case in discesa. Risalta il talento e l'abilità del già menzionato Petty in un ultimo solo, che dà quel tocco di preziosità a questo breve, concentrato ma illuminante tango. Nove tracce quindi per questo album edito da Pioggia Rossa Dischi, con un ritorno ad un sound più personale, misurato e più divertito, un po' meno pop come gli era capitato in qualche brano post Sanremo. Penso subito ad esempio a Universo, realizzato con Andrea Mariano, tastierista di Negramaro. In questo momento rimane in disparte dai palchi, ma è stato direttore artistico del premio Bindi 2025, che recentemente ha avuto il suo atto finale a Santa Margherita Ligure. Tu ci sei stato? No. Probabilmente è uno dei cantautori più interessanti della nuova ondata italiana e sicuramente del neocantautorato ligure, almeno per quanto ci riguarda. Poi, tu cosa ne pensi? Ma alla fine De André, Bindi, Tenco, Lauzi hanno fatto la storia della musica italiana. Sì, però ormai soffocherai il singhiozzo di quelle labbra smorte che all'odio e all'ignoranza preferirono la morte. La scrittura, produzione, montaggio audio-video, sigla e supervisione musicale sono a cura di Emanuele Conti e Stefano Morigi. Per la grafica ringraziamo Roberto Marini. La fonte dei contributi audio-video è indicata nell'epitome. Ma chi è Zibba? mai sentito. Ma chi cazzo è? Varassino! No, cazzo, aspetta che lo dico. Giallo, con i buchi. Non c'entra veramente un cazzo. Busce le gue. Sì, infatti lo stavo per dire, ma sei partito. Oggi, Come l'omaggio a Giorgio Calabrese nel 2013. Giorgio Calabrese. Però bello così, a me piace. la chitarra di Samuele Pup. Vai puppo! Dai Zibo! Questa la chiudiamo malissimo. Malissimo, E qui ci devi sparare subito un qualcosa a caso, tipo giallo con i buchi.